Nel corso della mia vita professionale ho avuto il piacere di conoscere migliaia di investitori immobiliari e a distanza di tanti anni quello che mi colpisce ancora è come ognuno di questi investitori avesse il suo approccio personalizzato agli investimenti immobiliari, che solitamente può essere anche diametralmente opposto rispetto all'idea solita che si ha dell'investire in immobili. In questo video voglio parlarti di queste tre figure completamente diverse, ma prima di iniziare lascia che mi presenti. Sono Guido Spanò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari esclusivamente sul libero mercato. Ma non perdiamo tempo e passiamo subito alla prima figura. La prima figura è l'investitore immobiliare che investe per risparmiare. Sì, lo so, può sembrare strano investire per risparmiare, ma ho notato nel corso degli anni che è una figura che si sta sempre di più sviluppando per via dell'aumento comunque del costo della vita, dell'inflazione. Magari le famiglie che prima riuscivano a risparmiare una parte dei loro guadagni adesso trovano sempre più difficoltà, perché a meno che non si vada a intaccare ovviamente la qualità della propria vita e del proprio tempo libero. Queste figure, tra cui c'ero anch'io una decina di anni fa, sono delle figure che magari semplicemente hanno un altro lavoro, un lavoro a tempo indeterminato, un lavoro come impiegati, un lavoro che magari semplicemente non vogliono lasciare, ma utilizzano gli investimenti immobiliari e nello specifico un'operazione immobiliare all'anno per portare a casa dei ritorni importanti. Un conto è vedere il proprio capitale, il proprio conto corrente salire di somme contenute ogni mese. Un conto è vedere decine di migliaia di euro che si concretizzano sul tuo conto. E questa è la prima tipologia di investitori immobiliari. Quindi una figura che non vuole lasciare il proprio lavoro, fa un altro lavoro, di solito un lavoro dipendente, si occupa di fare un'operazione l'anno mediamente, cerca operazioni immobiliari nei ritagli di tempo, magari utilizza il sabato per andare in giro per agenzie, instaurare collaborazioni magari con squadre di ristrutturazione. È come se fosse un secondo lavoro. Passiamo ora alla seconda figura di investitore immobiliare, che è diametralmente opposta rispetto a quella di cui ti ho parlato prima. In questo caso stiamo parlando di un imprenditore che già guadagna bene, a volte molto bene, dalla sua attività principale, e in questo caso ovviamente non ha intenzione di lasciare la sua principale attività, ma allo stesso tempo è affascinato dagli immobili, dal potenziale di ritorno che hanno e anche dalla possibilità di poter diversificare comunque i suoi investimenti. Queste figure possono essere anche lontane dal mondo dell'immobiliare. Ti parlo di una persona che conosco personalmente che ha ad esempio una catena di macellerie. Queste persone sono già brave a livello aziendalistico, sanno come costruire una struttura, sanno come gestirla, sanno le dinamiche fiscali e così via. Quindi hanno una competenza che semplicemente trasferiscono nel mondo immobiliare. La figura di cui ti sto parlando, ad esempio, ha creato una struttura, una piccola società immobiliare che mi colpisce perché, pur avendo ingenti capitali, ha preferito comunque operare su piccole operazioni, pur potendo permettersi comunque di fare operazioni più grandi. Per finire, passiamo alla terza tipologia di investitore immobiliare, ovvero sia quello che ha deciso di fare il grande salto. Che cosa intendo con questo? Intendo quelle persone che hanno deciso di trasformare l'investire in immobili nella loro attività principale, dopo magari essere passate da un lavoro come impiegati. E prima di parlare di questa figura vorrei fare una precisazione che per me è molto importante. Il lavorare come impiegato e lavorare come imprenditore non è una questione di competenze, non è una questione neanche di tecnica, non è una questione di capitali a disposizione. È semplicemente, a mio avviso, una questione di mentalità. Si tratta semplicemente di modi diversi di concepire la vita. Da una parte abbiamo le persone che sono più orientate verso la stabilità e la certezza di un lavoro fisso, e altre persone che sono semplicemente più predisposte o scoprono di essere predisposte a fronteggiare l'incertezza, quindi con tutti i benefici e i rischi ad essa associati. E questo secondo me è un passaggio fondamentale da capire e anche scoprire personalmente. Quando un lavoro fisso, come dire, ci va stretto, molto spesso potrebbe essere perché abbiamo bisogno di più incertezza nella nostra vita. Probabilmente potrebbe sembrare strano ad alcuni, ma ad altri che invece attraversano questa fase potrebbe sembrare tutto molto più logico e chiaro. A prescindere da questo voglio parlarti anche qui di due figure che ho incontrato nel corso della mia vita.
Uno era un insegnante eccellente a mio avviso, e non lo dicevo io, ma lo dicevano le persone che lavoravano con lui, per 1000 motivazioni, tra cui anche questa maggiore predisposizione all'incertezza. Iniziò a investire in immobili e devo dirti che la cosa che mi colpì all'inizio, sebbene avesse le sue difficoltà e le sue incertezze, è che comunque guadagnava già di più che come insegnante. La cosa che mi colpisce è come un imprenditore scarso o quantomeno inesperto alle prime armi riesca a guadagnare di più invece di un insegnante eccellente, di un impiegato eccellente. E questa è una riflessione che fece anche lui quando poi le cose incominciarono naturalmente ad andare meglio. La seconda riflessione che voglio fare è che non è sempre questo caso. Ho incontrato anche figure, per carità, che poi hanno smesso di fare questa attività. Questo ovviamente non te lo posso nascondere. Ma allo stesso modo ho trovato delle figure che nel corso dei primi anni di attività sono riuscite anche a triplicare il proprio stipendio e anche a lavorare di meno, perché poi sono state in grado di organizzare opportunamente le squadre di ristrutturazione, sono state in grado di creare fin dall'inizio delle relazioni solide con le agenzie e mi hanno raccontato che lavoravano molto ma molto di meno in tempo, quantomeno di tempo speso effettivamente, che non fosse tempo speso a ricercare operazioni immobiliari. Detto questo, chiaramente sono soltanto delle figure tipiche, esistono un'infinità di ibridi che magari vedremo in un altro video. Raccontami nei commenti se ti riconosci in una di queste figure oppure che tipologia di investitore immobiliare sei o vorresti diventare. Metti like se il video ti è piaciuto, io come sempre ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video immobiliare.